Allora, le mie uniche informazioni sono che ho un punto per il quale passa la parabola e l'equazione del vertice. Devo cercare quindi di sfruttare in qualche modo queste equazioni. Sicuramente mi devo ricordare come è fatta la x del mio vertice. La x del vertice sarà meno b fratto 2a. Quindi automaticamente questa condizione che cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo guarda che questa cosa qui è uguale a meno b fratto 2a. Quindi sono autorizzato a scrivere meno b fratto 2a uguale a 3 mezzi. A questo punto posso chiaramente semplificare un pochettino già questa equazione. Quindi vado a moltiplicare per esempio tutto per 2, quindi equivale a semplificare questo 2 con questo 2 e mi rimane meno b fratto a uguale a 3. Quindi al passaggio successivo mi rimane meno b fratto a uguale a 3. Per avere tutto sistemato su un rigo vado a dire che moltiplico tutto per meno a. Di conseguenza ho b uguale a meno 3a. E quindi un'informazione sono riuscito a sistemarmela un pochettino meglio. Che cos'altro posso fare? Beh, sicuramente devo sfruttare anche il fatto di ricordarmi come è fatta l'equazione del mio vertice. Però facciamo che io non mi ricordo come si trova la y, che questa qui non me la ricordo perché è un po' più complicata. E questo diciamo lo faccio anche in virtù del fatto che purtroppo la nostra memoria è limitata, quindi ecco un modo per ricavarsi la y anche quando non se la ricorda. Beh, io mi ricordo appunto che la x è uguale a meno b fratto 2a. Quindi che cosa faccio? Prendo questa x e la vado a sostituire nell'equazione della parabola. Quindi se l'equazione della mia parabola è y uguale a ax quadro più bx più c, appunto facendo questa sostituzione mi rimane solo la y perché l'incognita x sparisce. Quindi avrò a e qui dovrò mettere questa cosa qui quindi al quadrato che mi diventa b quadro fratto 4a quadro più b che moltiplica quindi meno b fratto 2a e poi qui rimane la c. A questo punto cerco di sistemarmi un attimino questa cosa qui, quindi avrò appunto che a si semplifica con una a e quindi cosa mi rimane? Mi rimane b al quadrato poi tutto fratto 4a. Allo stesso modo qui avrò b per b, quindi meno b quadro fratto 2a più c. Ecco quindi che se io vado a fare il minimo comune multiplo, adesso ho 4a e sopra cosa ho? Ho b quadro meno 2b quadro più 4ac. Cosa mi è rimasto? Mi è rimasto meno b quadro più 4ac fratto 4a. A questo punto mi ricordo che cos'è la cosa che sta sopra. Se io raccolgo un segno meno, beh, ho meno b quadro meno 4ac, tutto fratto 4a. Cioè mi sta dicendo che è uguale a meno delta fratto 4a. Praticamente senza sapere niente, appunto, perché bisogna sempre, diciamo, non fare molto affidamento sulla memoria, siamo partiti semplicemente dal sapere solo questo e mi sono effettivamente ricavato la y del mio vertice. Quindi cosa abbiamo scoperto? Cosa che appunto uno può usare direttamente, che la y del mio vertice è meno delta fratto 4a. Quindi io potenzialmente potrei prendere questo meno delta fratto 4a e dire che questa cosa qui è uguale per ipotesi al mio meno 49 quarti. Quindi appunto metto meno 49 quarti. Cosa succede adesso? È chiaro che posso andare già a semplificare, ad esempio questo segno meno con questo segno meno, questo 4 con questo 4. Chi è poi delta? Delta è b quadro meno 4ac sotto
tutto fratto A e da questa parte abbiamo il 49 ancora. Cerco di sistemarmi tutto su un rigo e quindi ho b al quadrato meno 4ac uguale a 49a. Quindi questa è un'altra informazione che mi servirà per trovare la mia parabola. Adesso c'è anche un'altra informazione ancora, che sarebbe quella del punto. Cioè io ho un punto che posso sfruttare. Quindi da un lato so che y è uguale sempre ad ax quadro più bx più c e sfrutto le mie informazioni. Cioè vado a dire questo x vale 1, quindi qui ho a più b più c, ma la y vale meno 12. Quindi qui ho un'altra equazione che dovrò sfruttare. Quindi cerchiamo adesso di mettere un po' tutto insieme, perché appunto date 3 equazioni posso trovare 3 incognite. Quindi questa è quella data dal punto, poi questa è quella data dalla y del vertice. Quindi diciamo questo esercizio cos'è che ci sta insegnando, cos'è che ci sta facendo ripassare? In questo caso diciamo come si trova un vertice. Quindi appunto ho queste informazioni adesso e devo cercare di farle coesistere. Quindi ad esempio sostituisco la b adesso qui dentro e so che è uguale a 3a. Di conseguenza, siccome devo fare la b al quadrato, avrò 9a al quadrato meno 4ac uguale a 49a. Cosa posso fare adesso da qui? Sicuramente posso dividere tutto per a, quindi avere 9a meno 4c uguale a 49. Quindi ho 9a meno 4c uguale a 49. Adesso devo ancora tentare di sfruttare l'altra equazione. Quindi anche da qui, per esempio, cerco di inserirci dentro la b. Se inserisco dentro la b ho meno 12 uguale ad a, la b diventa meno 3a e poi rimane c. Quindi ho meno 12 uguale a meno 2a più c. Quindi adesso ho questa qui e questa qui che, come vedi, hanno come incognita la A e la C. Tento di nuovo di sfruttare le cose, cioè questa mi dice che C deve essere uguale a 2A meno 12, perché appunto sposto il 2A dall'altra parte e vado adesso a sostituire la C qui dentro, quindi ho 9A meno 4, il valore della C è 2A meno 12 e quindi il tutto deve essere uguale a 49. Adesso è rimasta solo come incognita la A, quindi si presume che potrò risolvere questa cosa qui. Se non ho fatto errori, adesso dobbiamo trovare quanto vale A. Quindi ho appunto 9A meno 4 per 2 è 8A, poi ho un 4 per 12. 4 per 12 fa 48, quindi più 48 uguale a 49. Beh, cosa succede? Che 9 meno 8 mi fa rimanere solo la A. Spostando il 48 a destra diventa tutto 1. Quindi ho scoperto che la A vale 1. Vediamo se era vero. Sì, infatti la A valeva 1. Quindi questo vuol dire che ho sfruttato bene le mie equazioni, cioè le mie informazioni a disposizione per trovare quello che mi serviva. Però a questo punto, se la mia A vale 1, questa equazione cosa mi dice? Mi dice che B sarà uguale a meno 3 che moltiplica 1, cioè B uguale a meno 3. Sarà vero? Sì, l'abbiamo appena vista l'equazione e c'era proprio meno 3. Quindi adesso questo vuol dire che mi devo prendere l'equazione che più mi piace, prendere a capire adesso quanto è il valore di C. Ma per esempio questa qui sta già sistemata e appunto posso sfruttarla. Mi dice C uguale a 2A meno 12. Benissimo. Quindi io posso fare
2 volte il valore di A, ossia 2 per 1, 2, meno 12, ma 2 meno 12 fa proprio meno 10 e quindi ho dimostrato quanto vale la C. La C vale meno 10, è vero? Sì. E quindi in questo modo concludo il mio esercizio che, diciamo, ripeto, l'ho portato alla lunga perché appunto ho voluto mostrare un modo, diciamo, casareccio alternativo per ricordarsi questa cosa qui. Uno che ha manualità lo può fare in 2 minuti sto passaggio, 20 secondi, 30 secondi, dipende da quanto è esperto. Però questo è per dirti appunto che tu del vertice puoi tranquillamente ricordare soltanto il meno b fratto 2a. Poi è normale che, diciamo, se ti ricordi che c'è anche meno delta fratto 4a andrai più velocemente, altrimenti appunto dovrai ricavartelo. E quindi abbiamo sfruttato tutte le informazioni a nostra disposizione, cioè la y del vertice, che è questa qui, poi la x del vertice, che è questa qui, e il singolo passaggio per un punto. Unendo tutto siamo riusciti a trovare la nostra equazione. Qual è il messaggio comunque di base di questo esercizio? Che devi ricordarti assolutamente l'equazione del vertice, le formule del vertice. Più te le ricordi, più te ne esci prima dall'esercizio. Quindi ricordare assolutamente che la x deve essere meno b fratto 2a e la y deve essere meno delta fratto 4a. Adesso facciamo l'esercizio opposto, cioè io ho l'equazione di questa parabola e voglio trovarmi il mio vertice, quindi esercizio uguale e contrario. Allora, x del vertice uguale meno b fratto 2a, quindi dico uguale a meno 3, che è la mia b. Però ci deve essere sempre il segno meno di default avanti. Il tutto deve essere fratto 2 volte il valore di a, cioè 2. Uguale, il segno meno si semplifica con il segno meno e mi esce 3 mezzi. Infatti, vedi, il vertice è 3 mezzi. Adesso voglio trovarmi la y. La y del mio vertice abbiamo detto che è meno delta fratto 4a. Ok. Delta uguale b al quadrato meno 4ac tutto fratto 4a meno b chi è? B è meno 3, quindi ho meno 3 al quadrato meno 4, il valore di a che è 1 per il valore di c che è meno 10. Divido tutto per 4a, cioè per 4 per 1, uguale meno, sotto rimane 4, sopra ho 9, ho meno 3 al quadrato, che fa 9, meno 4 volte AC, quindi vuol dire che il segno meno se ne va con l'altro segno meno, 4 per 10, 40, quindi qui ho più 40, quindi appunto ho meno 49 quarti, che è appunto il mio vertice. Quindi, in buona sostanza, abbiamo fatto vedere come dall'equazione posso trovarmi il vertice sia nella y sia nella x. Viceversa, abbiamo fatto vedere come grazie al vertice, però richiedendo anche la presenza di un punto per il quale passa la parabola, posso ricavarmi tutta l'equazione. Quindi diciamo che è ovvio che avere l'equazione mi dà già tutte le informazioni, ma per avere tutte le informazioni ho bisogno di 3 informazioni. In questo caso le 3 informazioni erano un punto, la x del vertice, la y del vertice. Quindi questo è tutto l'esercizio e anche oltre, perché abbiamo fatto più esempi.